Oggi ti racconto una situazione abbastanza tipica nelle aziende. Marco entra nell'ufficio dell'amministratore delegato e ha un piano molto chiaro. È il responsabile delle operations e ha appena ottenuto il budget per un nuovo sistema ERP. Ha scelto il fornitore, il team informatico è allineato e la roadmap è definita. L'obiettivo è semplice: eliminare ritardi e inefficienze. Il progetto parte, ma 3 mesi dopo qualcosa non funziona. Le riunioni aumentano invece di diminuire. Il sistema chiede dati che nessuno sa definire con precisione. 2 uffici registrano la stessa informazione in modo diverso e le approvazioni si moltiplicano perché nessuno si fida davvero del flusso automatico. Insomma, il software funziona, ma il processo no. A quel punto Marco capisce una cosa scomoda. Stanno cercando di digitalizzare un flusso che in realtà non hanno mai osservato davvero. Allora ferma tutto per un'ora. Niente slide, niente report, solo una parete libera e qualche post-it. E non fa la domanda classica, cosa fate durante la giornata, ma fa una domanda diversa. Qual è l'output che genera valore per il cliente? Nel loro caso la risposta è semplice: ordine confermato e pronto per la spedizione. Poi definisce i confini del processo, definisce cioè quando inizia questo processo e soprattutto quando terminano le responsabilità delle persone coinvolte. A quel punto il team individua 5 o 6 macro attività. Non i dettagli, non le eccezioni, solo i passaggi principali che trasformano l'input in output. Una volta che il flusso è sulla parete, Marco evidenzia ogni passaggio tra funzioni diverse. Ed è lì che succede qualcosa di interessante, perché quelli sono i punti critici. È proprio lì che si accumula l'attesa. Guardando la mappa emergono fatti molto concreti. La stessa informazione viene inserita 3 volte. Un'approvazione non cambia nulla, ma, anzi, aggiunge 2 giorni di attesa e alcune attività esistono solo per correggere errori generati a monte. Insomma, in 15 minuti non hanno risolto il processo, ma hanno fatto una cosa molto più importante. Lo hanno reso visibile. Adesso il tempo di lavoro si distingue dal tempo di attesa. Le responsabilità ambigue diventano evidenti e le attività senza valore non sono più opinioni, ma diventano elementi disegnati sulla parete. Ed è lì che Marco realizza una cosa fondamentale. La tecnologia automatizza ciò che il processo è già. Detta meglio, se il flusso è inefficiente, l'automazione lo rende più veloce, ma non più intelligente. Se il flusso è chiaro, invece, l'automazione lo rende scalabile. Ecco perché la mappatura non è teoria, ma è diagnosi operativa. Ora il processo è chiaro, ma emerge anche un dato più profondo. Il reparto vendite è premiato per il volume degli ordini, mentre il reparto tecnico è valutato sulla precisione assoluta. Insomma, il primo, per fare bene il proprio lavoro, deve inserire più ordini possibile, deve chiuderli in fretta, deve evitare qualsiasi frizione che rallenti la firma. Quindi, se un'informazione è incompleta ma l'ordine può partire lo stesso, tenderà a farlo partire. Non per superficialità, ma perché il suo obiettivo è massimizzare il volume. Il reparto tecnico invece ha un incentivo completamente diverso. Deve controllare ogni dettaglio, deve bloccare gli ordini con dati incompleti, deve aggiungere verifiche per evitare errori a valle, non per rigidità, ma perché è esattamente ciò per cui viene premiato. Ora mettiamo insieme queste 2 cose. Uno accelera per fare volume, mentre l'altro rallenta per proteggere la qualità. Ma in realtà entrambi stanno facendo perfettamente il loro lavoro. Il risultato quindi non è un errore umano, ma una conseguenza sistemica. Il processo si riempie di controlli, di rimbalzi e di integrazioni dati e attese. Non perché qualcuno sia incompetente, ma perché il sistema di incentivi genera comportamenti razionali. Comportamenti che, se messi insieme, producono attrito. Ed è qui che Marco capisce una cosa importante. La vera trasformazione non è tecnologica, è sistemica. Nel prossimo video vedremo come ridisegnare un processo già mappato senza generare conflitti tra funzioni. Se ti interessa questo tipo di analisi sui processi aziendali, iscriviti al canale per non perderlo.